Ciao a tutti! Stasera voglio parlarvi di una cosa molto importante, le mie quotazioni. Ultimamente sto facendo molte dirette, nelle quali sto lavorando appunto su delle commissioni. Ve le mostro queste. Quest'altra invece è terminata ed è in consegna e misura 2 metri per 1. Allora, io lavoro molto su commissione e non me ne vergogno, anzi, mi dà da vivere, per cui magari ce ne fossero ancora e sempre. Tra l'altro, ultimamente ho anche consegnato, recentemente ho anche consegnato 3 opere di grande formato in America. Ho spedito queste 3 opere a dei miei clienti americani che sono al quarto ristorante, sono all'apertura del quarto ristorante, tutti e 4 arredati con le mie opere, quindi pare che gli stia portando fortuna, meno male, ed è per me un grande onore essere presente nei loro bellissimi locali che sono in Kansas e si chiamano Red Door. Seguiteli sulla pagina, hanno una pagina su Instagram, una su Facebook, diversi video su YouTube. Seguiteli, vedrete anche in alcune foto, in alcuni video vedrete anche le mie opere gigantesche e rappresentano tutte quante dei personaggi famosi da loro richiesti, perché io non solo lavoro su commissione, non solo su personaggi famosi, ma anche appunto su richieste vere e proprie, quindi delle proprie immagini, o le immagini dei propri nipotini o immagini dei propri figli. Ne ho fatti diversi, insomma, di ritratti, veramente, anzi molti ne ho fatti nel corso della mia carriera. Quello che però di cui vorrei parlarvi oggi è proprio del mio coefficiente, delle mie quotazioni. Sì, il cosiddetto coefficiente, perché molti di voi magari non essendo nel campo dell'arte, non conoscendo questo settore, non sanno che ogni artista, almeno in Italia funziona così, ha un proprio coefficiente. Ok? Quindi soprattutto quegli artisti che lavorano proprio in questo settore, che non lo fanno come hobby, ma lo fanno proprio come primo lavoro, soprattutto gli artisti appunto che hanno già lavorato per altre gallerie, per delle gallerie importanti, voglio dire, che hanno avuto un contratto e che comunque continuano a fare dell'arte il proprio lavoro e la propria vita. Nel mio caso, soprattutto, visto che ho rinunciato anche ad avere una famiglia per continuare questa professione. E purtroppo era necessario così. E quindi che cosa volevo dirvi stasera? Proprio questo, ovvero quando appunto mi chiedete un preventivo, quando chiedete un preventivo a un artista, dovete sempre tenere presente diversi fattori. Mi sto rivolgendo però a chi appunto non conosce questo settore, non sa come funziona il mercato dell'arte. Dovete quindi tenere presente che oltre al materiale usato, le ore di lavoro o alla piacevolezza, alla bellezza dell'opera o dell'opera di quell'artista, dovete tenere presente il percorso e soprattutto il percorso di quell'artista, ovvero per chi ha lavorato quell'artista, quanto tempo è che è nel settore quell'artista, tempo è che è riconosciuto nel mercato, quante mostre ha fatto, quante opere sono in collezioni importanti, quante mostre, appunto, in quali città è esposto quell'artista. Sono tutte cose da tenere presente, da tenere in considerazione. Ecco perché si sviluppa un cosiddetto coefficiente. Principalmente il coefficiente viene dato dal gallerista, cioè dal mercante o dal gallerista che ha seguito quell'artista fin dal principio. Nel mio caso, appunto, io ho lavorato 10 anni per un'importante galleria e con il mio primo gallerista Dante Vecchiato, lui stesso all'inizio ha valutato le mie opere molto meno, perché ero appena entrata nel mercato dell'arte, nel campo dell'arte, quindi le valutò diciamo neanche un migliaio d'euro, se non mi sbaglio. Vabbè, ma non è questo il punto. Li mise sul mercato per vedere che richiesta c'era. Fortunatamente ce n'è stata tanta. Tant'è vero che poi abbiamo fatto anche delle trasmissioni, abbiamo messo anche le opere in TV e hanno sempre avuto un grande successo, sono sempre andate via, sono sempre state molto piacevoli, quindi la gente le ha subito capite, nel senso che non ci vuole molto poi a capire la mia pittura, perché insomma basta guardarla
e non è che lavoro su concetti astratti o su cose che vanno spiegate, che ci vuole il critico che deve spiegare, quindi ho una pittura molto di impatto, quindi hanno avuto subito un ottimo impatto nel pubblico e sono state subito comprate. Fortunatamente sono stata molto fortunata perché la cosa è stata molto rapida e quindi da coefficiente 1 o 0,8, non mi ricordo all'inizio, ma siamo passati dopo qualche anno, dopo 3 o 4 anni, siamo passati direttamente a coefficiente 3. Coefficiente 3 è quello che io ogni volta che mi chiedete, io vi faccio il conteggio e vi faccio appunto il preventivo in base al mio coefficiente che è 3. Però spesso magari non viene capita questa cosa o addirittura a volte magari mi si dice che costano troppo oppure non mi si risponde più, oppure ci si rimane male, ma non dovete rimanerci male perché voi avete fatto una domanda, vi piaceva quel prodotto, perché poi l'arte ormai, diciamolo pure, è un prodotto di valore, ma è un prodotto, e vi piaceva facciamo così, quell'opera, vi piaceva quello stile, quel lavoro, però allo stesso tempo non avevate idea di quanto potesse costare. Però ecco, è importante che voi teniate presente quando chiedete l'opera a un artista che teniate presente del percorso di quell'artista, che al di là di quello che di quanto vi possa piacere quel quadro, quell'immagine, dovete però tenere presente che c'è tutto un mondo dietro a quell'opera, ok? Ecco, questo non è per criticare, è per essere chiara. Quindi nel mio caso appunto fu il mio gallerista che mi diede questo coefficiente, che ovviamente questa è una cosa importante, fondamentale, è in crescita, ovvero ogni artista che si rispetti e che fa dell'arte la propria professione, non come secondo lavoro, ma proprio come professione principale, è destinato a crescere, poi sempre in base a come lavora quell'artista. Nel mio caso io sto cercando di portare avanti la mia professione e di selezionare le persone con le quali collaborare, forse sono anche un po' troppo rigida. Tendo anche a essere un po' troppo a monitorare un po' troppo il mio lavoro, però questa è una cosa secondo me fondamentale che dovrebbe fare ogni artista, quindi tenere sott'occhio il proprio mercato, guardare spesso il secondario, vedere se ci sono opere in giro magari ecco a una quotazione minore, magari cercare di capire la motivazione. E la cosa più importante è appunto avere un mercato pulito, ovvero non avere opere nel secondario, avere pochissimo nel secondario perché si rischia appunto di abbassare la propria quotazione. Quindi bisogna poi rimanere molto fedeli con se stessi, con il proprio lavoro, con i propri clienti, perché se finora i miei collezionisti hanno speso dei soldi per comprare le mie opere, io non posso, perché arriva una persona magari che vuole a tutti i costi un quadro, mi chiede lo sconto e abbassare la quotazione. Non sarebbe rispettoso nei confronti di chi ha speso i soldi, i soldi giusti, insomma, quello che è la mia quotazione. Quindi non va bene questo discorso. Molti artisti lo fanno, io non lo faccio. Quindi quando chiedete un preventivo a un artista, prima informatevi un pochino su quello che ha fatto quell'artista, chi è quell'artista e quali sono le quotazioni di quell'artista, se è possibile farlo. Poi basta vedere un po' su internet o informarsi in giro o vedere se su internet, per esempio sul mercato, sul secondario, si trovano 10-20 opere di quell'artista. Certo, se se ne trova una sola, magari a un prezzo minore rispetto a quello che quell'artista vi ha detto, significa che magari quella persona quel quadro l'ha comprato 10-20 anni fa, 15 anni fa, 9 anni fa, 5 anni fa e magari in questo momento l'ha pagato ovviamente meno, perché come vi ripeto l'artista tende a crescere, cerca di crescere, di aumentare la propria quotazione. Io spero di arrivare un bel po' più in alto di come sto adesso.
e quindi magari all'epoca pagando di meno l'opera ci vuole andare a paro, oppure addirittura l'opera gli è stata regalata, perché molto spesso succede così. Difficilmente i collezionisti che comprano le mie opere o che hanno comprato le mie opere anche 10 anni fa poi le rivendono a un prezzo minore, proprio perché conoscono le mie potenzialità e sanno che possono contare su di me e sulla mia professionalità. Basta, questo è. Ecco, tutto questo per essere chiara con chi appunto mi richiede delle commissioni, delle opere su commissione, e magari non ha idea di quanto possa costare un'opera d'olio. Poi ovviamente ci sono anche altre cose da tenere presente, ovvero che io oltre all'olio uso anche la carta, quindi, ma questo non da molto tempo, proprio per venire incontro anche a chi magari non ha non ha molto da spendere, non vuole spendere troppo. Ci sono le carte, l'opera su carta ha una quotazione molto più bassa rispetto all'olio, precisamente la metà, però è sempre un pezzo unico, è sempre, nonostante non sia un dipinto su tela, è un'opera su carta, quindi disegno, acquerello su carta, e questo significa che comunque ha un valore importante che nel tempo si potrà aumentare, perché è così. Quindi tenete sempre in considerazione, comprare un'opera significa anche investire, oltre che avere un qualcosa di molto bello dentro casa, di impreziosire la propria casa, è anche un investimento, non è una cosa da sottovalutare questa, è un investimento. Forse una delle cose più sicure al giorno d'oggi è proprio investire in arte, no? E certo, poi bisogna anche saper scegliere, e io vi do un consiglio in questo: scegliete artisti giovani, interessanti, che hanno già un buon percorso, che hanno già delle basi solide e che sono in crescita, e che comunque fanno dell'arte il proprio lavoro e non il secondo lavoro, che fanno dell'arte il proprio lavoro principale, e che quindi sono costretti come me a crescere, a fare mostre, ad aprire altre collaborazioni. Io negli ultimi tempi ho aperto nuove collaborazioni anche all'estero, ho degli sponsor, ho dei collezionisti importanti e vado avanti in questo modo, e voglio crescere ancora, voglio arrivare ad alti livelli e mi auguro di riuscire a farcela. Certo, adesso magari un po' prematuro, però io sto facendo tutto il possibile perché questo accada. Quindi ecco, la mia, come ripeto, non è una critica, è semplicemente per essere chiara con chi magari ecco, si sta avvicinando a me o al campo, al mercato dell'arte, come si dice, al mondo dell'arte, e non ha idea di come funzioni. Ok? E detto questo, io vi auguro una buona serata, vi auguro tutto il meglio, e spero di essere stata chiara, e anzi vi mando un bacio grande, grazie, perché quando mi chiedete dei quadri significa che apprezzate il mio lavoro, e questa è la cosa più importante, ok?